Benvenuti alla scuola di Mastro Livi all'interno della mia barbieria privata. Oggi vi illustrerò tutta quanta la serie delle mie coramelle per la manutenzione ordinaria della filatura del rasoio a mano libera. Qui vediamo una coramella che è famosa nel passato, è una coramella di cuoio che veniva appesa a tiro. Poi mio padre, Alfonso, per motivi di affidabilità del filo del rasoio da parte dei privati e i barbieri di allora, aveva ideato la coramella a telaio con la fasciatura di tela e pelle. Questa è la coramella misura media. La coramella misura piccola, eccola, e la coramella da viaggio. Poi io successivamente, da non molto, ho realizzato una coramella con la parte in cuoio, come questa da appendere, però su base di legno rigida per renderla sempre in piano. E su questa coramella poi andrà una crema abrasiva, mentre su queste a telaio andrà una candeletta di pasta abrasiva. Ora voglio presentarvi la mia coramella piccola a telaio con fasciatura di tela e pelle. La coramella al mio cliente arriva con questo astuccio in legno che è per proteggere la coramella da fattori esterni che possono danneggiare il filo del rasoio. Questa coramella ha il telaio di acciaio inossidabile, il manico che girando si dà la tensione a modo tamburo alla fasciatura che, ripeto, è composta di tela e da un lato si applica la pasta abrasiva, ecco qua, mentre dall'altro lato esiste una pelle morbidissima trattata al cromo che può sostituire l'uso del palmo della mano con il rasoio. La coramella, ripeto, ha un lato abrasivo in tela con su la pasta, la candeletta abrasiva che è di mia produzione, e la coramella ben tirata con un piano piuttosto teso, preciso, è pronta per fare il filo al rasoio. E così suggerisco dorso, filo e si esce fuori dalla coramella, perché girando il rasoio fuori non si rischia di girarlo sopra la coramella e arrotondargli il filo, ma fuori, dorso, filo, fuori. Si ritorna dal basso verso l'alto, dorso, filo e fuori dalla coramella. Facendo così affileremmo l'angolo della spalla e l'angolo della punta, che è importante perché serve per i punti strategici della rasatura, sotto le narici, sulle basette, sotto il collo e così via. Spiego il lato pelle. Il lato pelle è stato messo sul lato della coramella perché nel tempo passato, nell'antichità, diciamo così, la categoria di barbieri tutti usavano il palmo della mano dopo aver passato il rasoio sulla coramella, quella che veniva appesa anche dietro la poltrona per affilare il rasoio. Ho
però oggi il rasoio è usato non più tanto dai barbieri, da questa categoria, ma da privati, e non tutti i privati hanno, diciamo così, la sicurezza, direi il coraggio di passare il rasoio sul palmo della mano, ritenendo il rasoio uno strumento offensivo, anche volendo. Però allora la parte della pelle può sostituire il palmo della mano, sempre come dall'altro lato abrasivo si esegue la filatura: dorso, filo e fuori della coramella, dorso, filo e fuori. Ecco qua. Adesso voglio illustrarvi, come la coramella, anche il prodotto abrasivo che viene messo sulla fascia di tela della mia coramella e della mia pasta abrasiva. Questa pasta viene passata sulla coramella solo un leggero velo, perché è una pasta che arriva a 25-30.000 grit, però lavora perfettamente sull'acciaio del rasoio. Cioè, voglio spiegare e farvi vedere, mentre vi spiego, che la mia pasta abrasiva lavora veramente. Passando io il rasoio, in questo momento, ecco, voglio richiamare la vostra attenzione a un semplice fatto. Vedete che la pasta di colore verde, con l'abrasivo che essa contiene, e sta lavorando veramente sull'acciaio, affilando il filo del rasoio, la pasta si macchia di nero. Ecco qua. Questo nero non è una magia, no, ma è l'acciaio stesso del rasoio che si deposita sulla superficie abrasiva della mia candeletta abrasiva. Questo colore nero, con l'operazione di aggiungere una volta dopo l'altra, sempre pochissima, basta una passata leggera, e quando sarà al punto di essere veramente nera, cosa significa? Significa che il filo del rasoio diventa inutile affilarlo su tutto quel nero, perché non faremo altro che passare l'acciaio del rasoio sul suo stesso acciaio. Allora, un'operazione molto importante: bisogna fare la pulizia della coramella, togliere questo acciaio in superficie e riportare la tela alla condizione naturale da poter applicare successivamente e nuovamente la pasta abrasiva, e faccio vedere come si può fare. Io qua uso una benzina da accendini, prendo un pezzetto di carta ovatina o carta igienica, è la stessa cosa, la bagno, ecco, la bagno di questa benzina rettificata, e poi passo il batuffolo di carta sulla coramella. Vedete che il nero scompare e viene una sola passata da sopra a sotto, così. Eccolo, lo sporco dell'acciaio, e la coramella torna pulita. Poi, se desideriamo fare una pulizia più accurata, si può girare la carta, rimettere un poco di benzina e terminare la pulizia, però non avanti e dietro con lo stesso batuffolo, perché altrimenti si mischierebbe tutto l'acciaio, detriti di acciaio sulla tela della coramella. Eccolo, si lascia asciugare,
Poi si ritorna nuovamente ad applicare la pasta abrasiva, così, ed è pronta la coramella per tornare ad affilare il filo del vostro rasoio. Ecco qua. Ecco, tra la serie delle coramelle che vi ho illustrato, torno a parlare di questo tipo di coramella che è la più antica in uso dai barbieri dell'epoca e da molti privati di oggi. Però, parlando di questa coramella, io ho capito e scoperto la negatività, perché appendendola non rimane mai in piano perfetto, farà sempre una sorta di buca, di avvallamento, e a questo punto è facile arrotondare il filo del rasoio. Ma non dico che deve essere gettata, basta poggiarla su l'angolo, su un piano, la parte dell'angolo, e poi per renderla efficiente c'è una crema abrasiva che io costruisco, fabbrico, la stessa qualità della candeletta però in crema, con un aggrappante per il cuoio. E ecco che allora ho realizzato questa coramella rigida in legno, di più tipi di legno, con una striscia di cuoio incollata sopra, e viene usata anche senza l'obbligo di poggiarla sul tavolo. Si applica la crema abrasiva, così, si lascia asciugare, dalle dita viene via facilmente perché eccola, e una volta asciugata la crema, se io ho urgenza, applico un po' di ventilazione, tipo con il fono, come sto facendo, ecco, in questo caso se uno ha fretta di farla aggrappare al cuoio, di farla asciugare, altrimenti si lascia per un po' di tempo e asciuga da sola, no? Ma una volta che è asciugata la crema, diventa un corpo unico con il cuoio, pertanto avrà l'effetto di una pietra abrasiva, ripeto, intorno ai 25.000 grit e oltre, e si usa come una coramella normale, così, ecco. E vedete che questa crema diventerà nera come la candeletta della mia pasta abrasiva data sulla coramella a telaio con la tela in cotone. Ecco, e possiamo vedere che l'acciaio si sta depositando sulla pasta. Si vede in questo punto qui, ecco. È arrivato adesso il momento e l'obbligo da parte mia di ringraziarvi per la pazienza e il tempo che mi avete dedicato. Nel prossimo episodio parlerò dell'uso delle pietre per affilare il rasoio a mano libera. Vi attendo al prossimo episodio.
e sempre con la rasatura con un rasoio perfetto.